Buondì, care persone che guardate il canale. Buondì. 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 Allora faccio questo video per comunicarvi che Leo è morto. Magari. Guarda, meglio morto che in queste condizioni. Buondì. 2 fiorellini. Buondì. Buondì. È nato tutto da qui, sotto questo arco, il giorno di Ferragosto, un pomeriggio di 1 anno e mezzo fa. Dopo qualche mese, a febbraio, eravamo già in 5.000 e oggi, dopo 1 anno esatto, siamo in 50.000. Per questa occasione abbiamo deciso di registrare un video commemorativo, un video che racchiude un po' la nostra storia, sia la mia che quella di Nina. È un video che noi abbiamo registrato sia per noi che per voi, per questa occasione speciale. Quindi adesso vi lasciamo insomma al video, ma volevamo ancora ringraziarvi per la vostra presenza, per il sostegno, per il supporto e soprattutto per una cosa che io trovo veramente bella. Abbiamo scoperto tutti insieme che le nostre attività, il nostro stile di vita, quello che noi facciamo qua, ci accomuna tutti, veramente tutti. Chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, chi i nonni, chi i genitori, chi i bisnonni. Sì, però è come se tutti dentro avessero ancora vivo e forte un attaccamento alla fine delle radici. Esattamente. Che ci accomunano tutti, che ci appartengono. E che sono radici che arrivano dalla terra, dal lavoro manuale, dall'agricoltura, dall'allevamento e dalle attività che voi potete vedere nei nostri video. Quindi questa secondo me è la cosa più bella che è nata da questo canale, ovvero tutti siamo per certi versi legati da un filo che passa attraverso queste attività. Prima di venire a Cascina Girasole ero un disagiato. Ho fatto tantissime cose, ho fatto tantissimi lavori, ho lavorato 10 anni dopo la scuola, ho fatto tantissime cose che, devo essere sincero, mi sono servite tutti lavori super utili in edilizia. Ho fatto lavori piuttosto umili, però che mi sono piaciuti, col senno di poi mi sono piaciuti tanto e mi sono stati super utili poi per costruire tutto quello che ho fatto qua. Ho un po' un rammarico perché, essendo io nato, cresciuto in campagna, io non ho mai vissuto in una città in vita mia. Ci sono andato qualche volta, ma proprio mai vissuto. Non ho idea di come funzioni una città. Perché fai così? Ti sei perso niente. Ah beh. Il rammarico è che però la campagna non l'ho mai vissuta profondamente, non ho mai lavorato in campagna, i miei genitori avevano già cambiato strada. Oggi credo di aver ritrovato le mie origini arrivando qui e facendo quel che faccio. Prima di venire a Cascina Girasole facevo l'università a Torino, ero proprio disperata. Cominciavo l'università, davo 2 esami, poi capivo che stare lì chiusa a studiare era la cosa che mi faceva più schifo. Andavo in crisi perché non sapevo come cambiare, cosa fare, come smettere, come dirlo ai miei genitori. E poi a un certo punto ho preso coraggio e sono andata via, sono andata in montagna, prima cosa, a respirare un po' di aria pulita. E poi sono arrivata a Cascina Girasole. Facevo l'università solo perché la facevano gli altri e perché l'avevano fatta i miei fratelli e perché insomma si faceva così, non perché io avessi la vocazione per andare a fare l'università. Quindi l'ho incominciata e ho capito molto in fretta che non era proprio, non mi piaceva per niente. E dicevo, ma perché io devo imparare a memoria questa roba e andare davanti a un professore a ripetergliela? Era una cosa che per me non aveva minimamente senso e difatti non riuscivo a farlo. E poi ci ho provato più di una volta perché ho detto, boh, magari il problema sono io, e invece proprio non mi piaceva. Sono arrivato a Cascina Girasole perché avevo necessità di trovare un posto nel quale potessi manifestarmi per quello che sono veramente.
Prima io mi rendo conto che in ogni situazione nella quale mi trovavo mi modellavo un po' in funzione della situazione, in funzione del lavoro che facevo, delle persone che frequentavo, dell'ambiente in cui ero, ma non ero mai me stesso e questo mi ha portato a non stare bene. Non riuscivo a godermi della vita in maniera piena come posso fare adesso, e quindi ho cercato, dopo un viaggio a piedi durato un anno, per diciamo staccare un po' la spina e recuperare un po' di energie psicofisiche, ho cercato un posto nel mio luogo natale, diciamo, ma che mi rappresentasse un po' di più, e Cascina Girasole è stato forse il primo posto che ho visto e subito mi sono innamorato e mi sono fermato qua. Come sei arrivata qua? Col bus. Leo mi è venuta a prendere, ero già stata in visita una volta e quindi avevo già conosciuto Leo, avevo già visto questo posto e ero rimasta abbastanza folgorata. Poi però sono andata avanti ancora per un annetto nelle mie altre cose, avevo ancora bisogno di capire che non mi piacevano fino in fondo, e poi quando il momento è stato, diciamo, maturo, sono arrivata perché avevo bisogno di cambiare tutto e di, insomma, fare piazza pulita di tutto quello che c'era prima, e in questo posto avevo già visto un qualcosa di veramente speciale che mi era rimasto impresso, e quindi ho provato a chiedere e sono stata accolta, per fortuna. Il primo periodo arrivato qui è stato molto duro, devo dire, perché io non ero preparato a vivere in un posto come questo. È stato duro sotto tanti punti di vista. Io sono arrivato qui da solo, sono stato tanti anni da solo all'inizio e ho dovuto affrontare parallelamente tutta una serie di questioni mie interiori che saltavano fuori, che non erano risolte dentro di me e che non mi facevano stare bene, quindi ho dovuto fare tutto un lavoro dentro di me e parallelamente cercare di ricostruire questo posto. Chi ha avuto modo di vedere il video del tour della Cascina completo, quello che stiamo dando alle persone che ci fanno la donazione per la raccolta fondi, in quel video lì rende veramente l'idea di tutto il lavoro che è stato fatto qua in questi 10 anni. Non conoscevo il territorio, non conoscevo il clima e quindi ho dovuto piano piano adattarmi, ma passando dei periodi anche abbastanza bui. Sono stato qui diverso tempo patendo il freddo perché non avevo abbastanza legna, non ero organizzato, avevo 4 gradi dentro casa, tante difficoltà, ma che piano piano sono riuscito a barcamenarmi, a superare, quindi mi hanno portato ad arrivare qui dopo 10 anni ad avere una struttura un po' più solida sia dentro che fuori. Il primo periodo arrivato qua è stato impegnativo. Dicevo poche parole, non avevo niente da dire, cioè non è che non parlavo perché ero timida, forse anche in parte, ma è che non avevo niente di sensato da dire. Tutto quello che ho fatto prima di arrivare qua per me era talmente superficiale, talmente poco mio, che io quando sono arrivata qua tutto quello che avevo da dire era il silenzio. A livello pratico ho incominciato a fare tantissimi lavori che Leo pian piano mi ha mostrato, perché erano i lavori stagionali che c'erano da fare e io ero molto contenta di imparare. E poi ho imparato ad avere a che fare con gli animali, a fare l'orto, a occuparmi di un territorio, magari ho cominciato a vedere i primi fieni, così. E quindi ho incominciato a fare attività agricole, che poi sono quelle che mi piacciono di più in assoluto. Ho incominciato a metterci le mani, ma all'inizio non sapevo fare niente, quindi insomma c'è andato un po' di tempo. A un certo punto di questo percorso qui a Cascina Girasole succede una cosa dentro di me, ovvero una sorta di esigenza di condividere. Io sono stato da solo 4 anni e poi ad un certo punto ho recuperato le mie facoltà di poter condividere con gli altri. Ho avuto necessità di stare un periodo piuttosto lungo in solitaria per risolvere delle questioni.
ma io in realtà in origine ero una persona molto socievole, solare, frequentavo tantissime persone, eccetera. Dopo questo periodo un po' di isolamento ho riaperto le porte all'esterno. Ho ricominciato a conoscere persone e a frequentare posti, ma da quello che ero diventato dopo i 4 anni da solo, che è stata una cosa fighissima, fortissima. Cioè era come se io non avessi mai conosciuto nessuno, mai frequentato nessuno, perché avevo passato 4 anni totalmente dentro me stesso in questo posto a fare lavori senza vedere quasi nessuno. Quando ho riapprocciato gli altri è stata una scoperta gigantesca, perché l'ho fatto da un luogo nuovo e io ero di fatto una persona nuova. 4 anni passati da soli, parlando pochissimo, vedendo quasi nessuno. Io non so quante persone possono immaginare cosa succede dentro, e forse un giorno ve lo racconto, ma non saprei neanche raccontarlo. Comunque è una roba veramente forte. Quindi con l'arrivo di Nina è cambiato tutto completamente. Il peggio è meglio. A un certo punto Nina mi manda una mail dal nulla cosmico che aveva piacere di venire un po' qui. A un certo punto lei si è trovata nel luogo in cui era in difficoltà e non sapendo dove andare ha provato a chiedermi se io ero disponibile a accoglierla per qualche giorno, e lei è venuta qua e poi da quel giorno non è mai più andata via praticamente. E dopodiché piano piano questi due cammini si sono fusi e adesso portiamo avanti la nostra attività insieme. Insomma, io sono arrivata in questo posto che qualcuno c'era, quindi ho subito condiviso con qualcuno che è Leo. Però subito diciamo che era come si può dire, un insieme chiuso, cioè c'eravamo io e Leo e basta. Ho avuto bisogno di tagliare tutto il resto del mondo fuori. Non c'era spazio per me per comunicare in una maniera pulita con gli altri. Io avevo troppe dinamiche, troppe sovrastrutture. Quando mi relazionavo con gli altri andavo in crisi immediatamente, ma perché sentivo che non riuscivo a manifestarmi per quello che ero veramente, no? In maniera semplice, in maniera pulita. Poi piano piano questa cosa si sta sbloccando, ma sono in corso d'opera tuttora. Il rapporto con Leo, quello c'è sempre stato fin dall'inizio, è sempre stato un relazionarsi pulito. Senza, come dire, uno scopo, senza un'idea prima di ciò che doveva essere. Fin da subito siamo stati confidenti, amici. Abbiamo cercato di capire quando c'era qualche cosa di non pulito, di risolverlo subito, quando c'era qualche discussione di andare subito a vedere perché succedeva, con l'intento sempre di essere, insomma, un uomo e una donna semplici che hanno a che fare l'uno con l'altro, che ci potesse essere una condivisione sincera, pulita, amichevole, gentile e schietta. Io quando sono arrivata qui a livello interiore ero meno che una bambina, cioè non sapevo niente di me stessa e di quello che mi circondava, quindi c'è stato un grande lavoro prima di arrivare a un punto, diciamo, come di essere un po' allo stesso livello e di poter quindi partire a fare qualcosa insieme, no? Quando siamo arrivati a quel punto lì, cioè in cui entrambi eravamo pronti, maturi, per cominciare, insomma, a camminare insieme, allora sono nati tanti progetti, tante attività, tante idee. Il primo ovviamente è un progetto di vita, perché questo l'abbiamo detto già diverse volte, per noi è il primo dei lavori, cercare di condividere un progetto di vita in maniera sana, pulita, onesta e forte, consolidato, di fiducia, eccetera. È un lavoro gigante che noi abbiamo scelto di fare. Abbiamo 1000 progetti che forse alcuni non faremo mai, ma ci piace inventarli. Noi potremmo fare almeno 20-25 lavori diversi probabilmente, alcuni anche contemporaneamente, perché siamo gasati neri e ci piace fare cose. I progetti che oggi sono concreti, che stiamo portando avanti, sono l'attività agricola, quindi l'allevamento degli animali, la trasformazione, fare formaggio, coltivare, tutta quella la parte di coltivazione del suolo, eccetera. Quindi questo è un progetto
E dopodiché viene anche YouTube, che è un progetto che abbiamo iniziato così per gioco ed oggi siamo in 50.000 a tutti gli effetti. E ci dà un grosso contributo anche questo, che come abbiamo già detto tante volte non è una cosa che è estranea alla nostra attività agricola e al nostro progetto di vita, è una cosa complementare. Tanti ci dicono anche in maniera dispregiativa quasi: ah, siete degli youtuber, come se tipo vai a rubare. Ma guarda che fare lo youtuber non è un reato, è una cosa degna di qualsiasi altro lavoro, soprattutto nel nostro caso, che quello che noi filmiamo sono le attività che noi facciamo, non è che io mi sveglio una mattina e progetto un video. Quindi non so cosa voglia dire fai lo youtuber, io faccio il mio lavoro e lo filmo e ve lo faccio vedere, questo è quanto faccio. E poi ce ne piacerebbe fare tantissimi altri, veramente. A noi ci piace tantissimo cucinare, ci piace tantissimo fare le pulizie, vorremmo aprire l'impresa di pulizie, vorremmo andare a trovare Massimo a Cuba e fare i giardinieri a Cuba da Massimo, vorremmo fare un sacco di cose. Vendere i vestiti a 100 euro. Ah, Nina vorrebbe fare cucito e vendere vestiti all'ennesima potenza. Diciamo il progetto principale è un po' la nostra attività agricola, è quello in cui buttiamo oggi tutte le nostre energie, o comunque la maggior parte. C'è l'uliveto che ha acquisito la famiglia di Leo e di cui noi siamo diventati un po' i custodi per produrre olio di oliva. E poi ci sono tanti piccoli progetti che coviamo dentro di noi e che magari prima o poi avranno modo di nascere, di esistere. Poi è arrivato il canale YouTube in seguito un po' a una nostra esigenza di comunicare qualcosa fuori, è stato bello, però i tempi stanno diventando maturi per metterci a fare qualcos'altro. È un'attività collaterale, utilissima, che ci ha dato tantissimo, ma che non è eterna, non sarà eterna e non è, diciamo, la nostra vocazione principale. Arvezze. 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 Arvezze, va. Arvezze. E arvezze. Boh, Arvezze, dai, andiamo avanti. Arvezze. Avanti tutta. Arvezze. 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 Statemi bene, E bon, direi che per oggi è tutto. Arvezze.